Ciao a tutti ragazzi, sono Vittorio FGC e benvenuti in questo mio nuovo video. Siccome presto, e per presto dico tipo la prossima settimana o le prossime due, ci saranno gli spareggi per le qualificazioni al mondiale del 2026, volevo parlare di una cosa che riguarda principalmente la nostra nazionale, l'Italia. È una cosa che sinceramente mi tenevo dentro da mesi, però siccome presto ci saranno gli spareggi, pensavo che fosse il momento giusto per parlarne. Allora, come sappiamo, le semifinali, in questo caso per noi del percorso A, sono giovedì 26 e poi martedì 31 c'è la finale. Allora, come sappiamo, agli spareggi ci sono 16 squadre provenienti da 4 fasce e in quarta fascia, tra le non teste di serie, ci sono 4 squadre che passano agli spareggi perché avevano vinto il loro rispettivo girone della Nations League. Allora, agli spareggi ci sono l'Italia, la Danimarca, la Turchia, l'Ucraina, la Polonia, il Galles, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Irlanda, l'Albania, la Bosnia, il Kosovo, la Romania, la Svezia, la Macedonia e l'Irlanda del Nord. Come sappiamo, agli spareggi dovremo affrontare l'Irlanda del Nord e la vincitrice a fine marzo dovrà affrontare la squadra vincitrice tra il Galles e la Bosnia, che non mi pare siano così facili da affrontare, specialmente il Galles. È una squadra trabocchetto. L'Irlanda del Nord sembra facile, però non è che possiamo sottovalutare le nazionali avversarie, eh. Ma adesso andiamo dritto al punto che mi sono trattenuto per mesi. Come sappiamo, il girone delle qualificazioni al mondiale si è concluso con l'Italia seconda dietro una super Norvegia e condannata agli spareggi per la terza volta consecutiva, dopo aver già perso gli spareggi al mondiale del 2018 contro la Svezia e poi quelli del mondiale 2022 contro la Macedonia. Io mi ricordo benissimo l'atmosfera nel periodo delle qualificazioni al mondiale ed è cominciato tutto non solo dalla sconfitta contro la Norvegia, perché poi dopo le tensioni sono aumentate, o meglio, non tanto le tensioni ma più la pressione, e questo è diventato notevole soprattutto da settembre, quando avevamo vinto per 4-5 a fatica contro Israele, con Israele che aveva pure segnato 2 gol attraverso 2 autogol nostri, più altri errori difensivi, e subito dopo la Norvegia di Haaland, che è uno dei più grandi al mondo tra i giocatori attuali, la Norvegia vince per 11-1 contro la Moldavia e da lì in poi la stampa e soprattutto i nostri tifosi mettono pressione alla nazionale affinché distrugga di gol l'Estonia, Israele, la Moldavia e battesse la Norvegia, perché praticamente qui contava solo la differenza reti a questo punto, perché la Norvegia aveva fatto una quantità incredibile di gol. E poi a novembre, sì, noi vincemmo contro la Moldavia, ma solo per 0-2 e nei minuti finali. Per non parlare poi del fatto che i nostri tifosi ci avevano fischiato per tutta la partita. Correggetemi se sbaglio, ma solo adesso ci lamentiamo del fatto che l'Italia non fa mai abbastanza goleade? Perché, cioè, poi per chi dice che in passato arrivavamo al mondiale senza problemi, no, non è sempre così. E infatti dobbiamo tornare indietro nel tempo. Vi farò vedere i risultati delle qualificazioni degli europei e mondiali nel corso degli anni e vedremo come ce la siamo cavata, anche dal punto di vista dei risultati nel mondiale o europeo stesso. Analizziamo i risultati dell'Italia negli europei e nei mondiali, anche nelle qualificazioni, degli ultimi 40 anni. Allora, dopo il mondiale vinto nell'82, l'Italia fallì clamorosamente la qualificazione all'Europeo dell'84 in Francia, chiudendo addirittura penultima. Ai mondiali del 1986 in Messico, l'Italia era già qualificata perché aveva vinto la precedente edizione, quindi iniziamo dal 1988, ovvero dall'Europeo in Germania Ovest.
in cui l'Italia raggiunse anche le semifinali. Sappiate che all'epoca gli europei avevano molte meno squadre di allora, infatti in quell'europeo dell'88 c'erano solo 8 squadre, la Germania Ovest, ovvero il paese ospitante, e le altre 7 che vincevano i loro gruppi, ovvero Spagna, Italia, Unione Sovietica, Inghilterra, Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda. L'Italia vinse il proprio gruppo con 13 punti, ovvero 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. I risultati erano: vittoria per 3-2 con la Svizzera, 0-2 contro Malta, 5-0 contro Malta, 0-1 contro il Portogallo, sconfitta per 1-0 contro la Svezia, poi pareggio 0-0 contro la Svizzera, vittoria 2-1 contro la Svezia e vittoria per 3-0 contro il Portogallo. E grazie anche a questi risultati l'Italia si era qualificata anche a spese del Portogallo, che aveva perso entrambi gli scontri diretti. Poi c'è il mondiale del 1990 e l'Italia in quell'occasione era già qualificata perché era il paese ospitante. Passò il turno e arrivò alle semifinali dopo aver battuto l'Uruguay e l'Irlanda, perde ai calci di rigore contro l'Argentina, ma vince la finale del terzo posto contro l'Inghilterra. 1992, europei in Svezia. Qui l'Italia non passò il turno, passò invece l'Unione Sovietica, mentre nel gruppo 4 la Jugoslavia non passò il girone nonostante fosse prima per motivi bellici e di conseguenza la Danimarca viene invece qualificata al mondiale al posto della Jugoslavia. Poi, mondiali del 1994 negli Stati Uniti. Qui l'Italia arrivò in finale dopo aver vinto il girone di qualificazione, che è il seguente: Italia, Svizzera, Portogallo, Scozia, Malta e Estonia. Ed ecco i risultati: pareggio 2-2 con la Svizzera, pareggio 0-0 con la Scozia, poi vittoria 1-2 contro Malta, 1-3 in Portogallo, 6-1 contro Malta, 2-0 contro l'Estonia, sconfitta 1-0 contro la Svizzera, vittoria per 0-3 con l'Estonia, 3-1 contro la Scozia e vittoria contro il Portogallo. E per chi diceva che in passato l'Italia arrivava sempre al mondiale senza problemi, no, perché in questo gruppo di qualificazione guardate la classifica. È vero che le prime due andavano al mondiale direttamente, ma guardate qui, l'Italia era sì prima con 16 punti, però poi c'è la Svizzera con 15 punti, il Portogallo con 14 punti e la Scozia con 11. Inoltre qui il Portogallo perse solo 2 partite ed erano entrambi gli scontri diretti contro l'Italia, nei quali subì 4 dei 5 gol subiti in questo girone. E il Portogallo all'epoca non era una squadra così forte. Cioè, il Portogallo, parlando di piazzamenti al mondiale, si qualificava raramente. L'unica volta che si era qualificata prima dell'86 era stato nel 66 quando arrivò terza, per il resto non si qualificò quasi mai. Il Portogallo forte che noi tutti conosciamo ha cominciato a prendere forma solo 30 anni fa, ovvero dai quarti di finale dell'Europeo in Inghilterra nel 96, ed è solo dagli anni 2000 che il Portogallo è diventato la nazionale forte che noi tutti conosciamo. E sappiate che questa questione delle mancate qualificazioni ai mondiali per gli spareggi persi, la mancanza di goleade che solo adesso se ne lamentano, qualche gestione discutibile dei precedenti mondiali, eccetera eccetera, è una cosa di cui io adesso devo parlare per forza, perché nel periodo di Natale ne avevo parlato con Giuseppe, il ragazzo di mia sorella Flavia. Ne uscirà un video lunghissimo, lo so, però questa questione non è affatto semplice. È una questione molto complicata e dobbiamo vederla da molti punti di vista e nel dettaglio. Quindi dobbiamo sempre procedere con ordine e analizzare che cosa successe nel corso di tutti questi anni. Faccio anche una breve parentesi riguardo il mondiale del 1994, perché questo fu il miglior risultato di sempre della Bulgaria, che giunse in semifinale dopo aver eliminato la Germania ai quarti di finale, uscendo contro di noi, e in finale perdemmo contro il Brasile. Ora, europei del 1996 in Inghilterra. Qui l'Italia non andò oltre la fase a gironi. Nelle qualificazioni era seconda con gli stessi punti della Croazia. I risultati con 2 pareggi, una sconfitta e 7 vittorie erano questi: pareggio 1-1 contro la Slovenia,
vittoria per 0-2 contro l'Estonia, sconfitta per 1-2 contro la Croazia, 4-1 contro l'Estonia, vittoria per 0-2 contro l'Ucraina, vittoria per 0-1 solo contro la Lituania, 1-0 contro la Slovenia, questa era una vittoria, pareggio 1-1 contro la Croazia e poi 2 vittorie per 3-1 contro l'Ucraina e poi vittoria 4-0 contro la Lituania. Comunque in quell'occasione, poi una volta superate le qualificazioni, l'Italia finì nel girone C con Germania, Repubblica Ceca e Russia, però non passò il girone per lo scontro diretto a sfavore con la Repubblica Ceca, che comunque poi raggiunse la finale contro la Germania dopo aver eliminato prima il Portogallo ai quarti di finale, poi la Francia ai rigori e contro la Germania perse solo a causa di quella stupida regola del golden goal. Per chi dice che in passato l'Italia andava sempre al mondiale senza problemi, questa è una stronzata. Guardate cosa successe dopo quell'europeo. 1998, mondiale in Francia. Alle qualificazioni l'Italia ebbe un girone decisamente sfavorevole con l'Inghilterra, la Polonia, la Georgia e la Moldavia. Ecco i risultati. Vittoria per 1-3 contro la Moldavia, 1-0 contro la Georgia, vittoria per 0-1 contro l'Inghilterra, pareggio 0-0 contro la Polonia, vittoria 3-0 contro la Polonia, pareggio 0-0 contro la Georgia e 0-0 contro l'Inghilterra. Quella volta l'Italia non fece sconfitte ma fece 3 pareggi e l'Inghilterra, che pure aveva gli scontri diretti a sfavore contro l'Italia, aveva fatto un punto in più e l'Italia quindi dovette fronteggiare la Russia negli spareggi rischiando di non passare il turno. All'andata pareggiò 1-1 e poi a San Paolo vinse 1-0, quindi l'Italia, che non era qualificata direttamente al mondiale perché non era la migliore seconda, quella era la Scozia, rischiò davvero di non andare al mondiale. Comunque in questo mondiale l'Italia vinse il suo girone, il girone B, contro il Cile, l'Austria e il Camerun, eliminò la Norvegia agli ottavi di finale e uscì contro la Francia solo ai calci di rigore, e quella Francia avrebbe poi vinto il mondiale per 0-3 contro il Brasile. 2000, inizio del ciclo di Giovanni Trapattoni ed europei Belgio-Olanda. Qui l'Italia vinse il suo gruppo, sì, ma molto a fatica perché fece 15 punti, però c'erano la Danimarca e la Svizzera entrambi a 14 punti, quindi con solo un punto dietro l'Italia. E sappiamo tutti quell'europeo come andò a finire. L'Italia vinse a punteggio pieno il girone contro la Turchia, il Belgio e la Svezia, eliminò la Romania ai quarti di finale e poi i Paesi Bassi in semifinale ai calci di rigore, ma in finale contro la Francia successe che la Francia segnò l'1-1 allo scadere e poi vinse al golden goal. Come sappiamo, il golden goal è una cosa molto controversa. Questa regola era stata introdotta nel 1993, però poi dal 2004 è stata poi abrogata a seguito delle diverse critiche. Come sappiamo, infatti, secondo l'idea originale, il golden goal aveva lo scopo di incentivare le squadre a un gioco offensivo e a evitare i calci di rigore, ma venne accusato di portare le squadre a giocare in modo molto passivo, ovvero chiudersi in difesa per non subire gol. Poi 2002, mondiale Corea del Sud Giappone. L'Italia vinse questo girone con Romania, Georgia, Ungheria e Lituania, pareggiò 2-2 con l'Ungheria, vittoria 3-0 con la Romania, 2-0 con la Georgia, 0-2 con la Romania, quindi doppio scontro diretto vinto, 4-0 con la Lituania, 1-2 contro la Georgia, pareggio 0-0 contro la Lituania e 1-0 contro l'Ungheria. E la Romania, qui con 16 punti, stava a 4 punti sotto l'Italia, che quindi si era permessa di fare questi 2 pareggi. Solo che poi in questo mondiale sappiamo benissimo come andò a finire. Un arbitraggio veramente scandaloso, con partite che sembravano palesemente comprate, soprattutto per favorire la Corea del Sud, che eliminò prima l'Italia al golden goal e poi la Spagna ai rigori. Nessuno vuole ricordare il mondiale del 2002 ed è proprio perché questo arbitraggio aveva ucciso il godimento di quelle partite. Poi, europeo del 2004, europeo in Portogallo.
Qui l'Italia vinse il gruppo di qualificazioni contro il Galles, Serbia e Montenegro, la Finlandia e l'Azerbaigian, però uscimmo già ai gironi nel gruppo C con la Svezia, la Danimarca e la Bulgaria. L'Italia chiuse il girone con 5 punti, gli stessi delle due scandinave, ma uscì per differenza reti a sfavore rispetto alla Danimarca. E quell'europeo non lo vinse il Portogallo, non lo vinse la Francia. No, lo vinse la Grecia, proprio contro il Portogallo. Poi c'è il mondiale del 2006 in Germania, che lo ricordiamo tutti, il nostro quarto mondiale vinto, nonché l'ultimo in cui abbiamo passato la fase a gironi. Avevamo superato questo gruppo di qualificazione con la Norvegia, la Scozia, la Slovenia, la Bielorussia e la Moldavia con 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. E siccome i nostri tifosi si lamentano della nostra mancanza di goleade rispetto a certe nazionali, ecco i risultati di allora. Vittoria per 2-1 contro la Norvegia, in rimonta. Poi vittoria per 0-1 solo contro la Moldavia, solo 0-1, non 0-7, 0-1. Poi contro la Slovenia, perdi per 1-0 in Slovenia. Vittoria 4-3 contro la Bielorussia, vittoria per 2-0 contro la Scozia, pareggi 0-0 contro la Norvegia e 1-1 contro la Scozia, e poi 3 vittorie contro la Bielorussia per 1-4, 1-0 con la Slovenia e 2-1 contro la Moldavia. Questo mondiale non lo ricordiamo solo perché lo abbiamo vinto, ma anche perché lo abbiamo vinto in un periodo molto particolare, ovvero giusto dopo lo scandalo di Calciopoli che ha anche condannato la Juventus alla sua prima e unica retrocessione in Serie B, eppure poi lo abbiamo vinto riprendendoci da quello scandalo. Fase a gironi, gruppo E, vittoria per 2-0 contro il Ghana, 1-1 contro gli Stati Uniti e 0-2 contro la Repubblica Ceca, subendo solo un gol che era l'autogol di Zaccardo. Poi nella fase eliminazione diretta, vittoria per 1-0 contro l'Australia con rigore di Totti agli ottavi di finale, 3-0 contro l'Ucraina. Poi nelle semifinali contro la Germania con i padroni di casa che si sparavano le pose ed erano sicuri di avere la vittoria in tasca, ma poi all'ultimo, durante i supplementari, Grosso e Del Piero, e infine in finale contro la Francia vincemmo ai calci di rigore. Sì, proprio l'ultima partita della carriera di Zinedine Zidane, che tirò una testata a Materazzi e venne espulso. Poi 2008, Europei Austria-Svizzera. Nelle qualificazioni qui l'Italia aveva un gruppo decisamente difficile perché aveva beccato la Francia, la Scozia, l'Ucraina, la Lituania, la Georgia e le Faroe. E sì, le Faroe erano una squadra cuscinetto, ma tutte le altre si mangiavano punti tra di loro e terminammo con solo 3 punti sopra la Francia e 5 sopra la Scozia, che per poco non si era qualificata a discapito della Francia, visto che aveva chiuso con solo 2 punti sotto i francesi. Poi il nostro percorso nell'Europeo fu decisamente difficile. In un girone, il girone C, con Olanda, Romania e Francia, in cui perdemmo 3-0 contro i Paesi Bassi, pareggiammo 1-1 contro la Romania e poi ci qualificammo alla fase eliminatoria battendo per 0-2 una Francia terribile che concluse il girone con un solo punto ottenuto proprio anch'esso contro la Romania, e l'Italia ai quarti di finale uscì contro la Spagna ma solo ai calci di rigore. Il mondiale del 2006 fu l'ultimo in cui passammo la fase a gironi. Adesso passiamo ai mondiali in cui dopo abbiamo deluso. 2010, mondiale in Sudafrica, quello in cui uscimmo da ultimi in un girone ridicolo. Qui, guardando la classifica delle qualificazioni, terminammo con 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, e potevamo anche permetterci di fare questi pareggi, perché in questo gruppo con l'Irlanda, la Bulgaria, Cipro, il Montenegro e la Georgia, l'Irlanda, che era seconda, chiuse a -6 da noi. Poi però il nostro mondiale effettivo era un disastro, cioè tu capiti nel girone F con il Paraguay, la Slovacchia e la Nuova Zelanda, un girone molto abbordabile, e poi lo chiudi ultimo senza vittorie con solo 2 punti. Pareggi 1-1 contro il Paraguay, pareggi 1-1 contro la Nuova Zelanda, che è praticamente l'equivalente della Serie C, più o meno,
e poi all'ultima giornata, quando sei obbligato a vincere, perdi per 3-2 contro la Slovacchia di Hamsik. 2012, Europeo Polonia-Ucraina. In questo gruppo di qualificazione, il girone C, l'Italia ottenne 8 punti e solo 2 pareggi, subendo solo 2 gol contro l'Estonia, la Serbia, la Slovenia, l'Irlanda del Nord e le Isole Faroe. Poi passò il girone e lì eliminò l'Inghilterra ai calci di rigore, la Germania in semifinale, ma poi perse per 4-0 contro la Spagna. Poi 2014, mondiale in Brasile, l'ultimo mondiale in cui l'Italia si qualificò. Qui l'Italia fece 4 pareggi, un po' più delle altre volte, e chiuse con 22 punti, ma comunque passò il turno senza troppi problemi perché la Danimarca seconda ne fece 16 di punti. E guardate qui la classifica. Questo era il gruppo con Italia, la Danimarca, la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l'Armenia e Malta. E a parte Malta che fa solo una vittoria contro o l'Armenia o la Bulgaria, non mi ricordo, credo che era una di queste due, le altre si mangiano punti tra di loro e sono vicinissime. La Danimarca con 16 punti è seconda, poi la Repubblica Ceca con 15 e la Bulgaria e l'Armenia, che sono quarta e quinta, quindi rispettivamente terzultima e penultima, fanno entrambe 13 punti, quindi solo a meno 3 dalla Danimarca seconda. Tuttavia il mondiale in sé non andò molto meglio per l'Italia rispetto a quello precedente. Solo una vittoria contro l'Inghilterra, che comunque avrebbe poi chiuso il girone ultima con solo un punto, e poi 2 sconfitte contro la Costa Rica, che poi a sorpresa avrebbe vinto il girone, e contro l'Uruguay, partita poi macchiata da quella cosa del morso di Suarez. Ah sì, poi c'era stata la Confederation Cup del 2013 in cui l'Italia vinse la finale del terzo posto proprio contro l'Uruguay di Cavani. Poi 2016, Europeo in Francia. L'Italia prese parte a questo gruppo di qualificazione con la Croazia, la Norvegia, la Bulgaria, l'Azerbaigian e Malta. L'Italia vinse questo gruppo di qualificazione con tra l'altro la Croazia penalizzata di un punto. La Norvegia, essendo terza, passò agli spareggi, ma perse contro l'Ungheria e qui in questo europeo andò bene per l'Italia tutto sommato. Vittoria per 0-2 contro il Belgio, che allora era primo nel ranking FIFA. Vittoria per 1-0 contro la Svezia, quindi turno superato. Sconfitta contro l'Irlanda e poi nell'eliminazione diretta l'Italia eliminò la Spagna per 2-0 agli ottavi di finale prima di uscire ai calci di rigore contro la Germania. A quei tempi in panchina c'era Antonio Conte, che era succeduto a Prandelli. Poi Conte si dimise e successe quello che successe. E adesso inizia la parte davvero complicata. Tenetevi forte perché da questo punto in poi ci saranno questioni molto complicate. 2018, mondiale in Russia. A quei tempi Giampiero Ventura sedeva sulla panchina dell'Italia. E qui beccammo un girone abbastanza sfortunato, perché nel gruppo G beccammo la Spagna nel girone. Un girone con la Spagna, l'Albania, Israele, la Macedonia e il Liechtenstein. In quel girone l'Italia pareggiò 2 partite e ne perse una, chiudendo a 23 punti, però sopra c'aveva la Spagna che fece solo un pareggio ed era contro l'Italia. Purtroppo sappiamo com'è andata. Tensioni interne, il 4-2-4 forzato contro la Spagna e gli spareggi persi contro la Svezia. Ovviamente Ventura ne pagò il prezzo, dato che venne esonerato e sostituito con Roberto Mancini. Con Mancini prendemmo parte alla primissima Nations League nella Lega A, in cui terminammo al secondo posto un girone con la Polonia e il Portogallo che poi avrebbe vinto la Nations League e quindi potevamo restare nella Lega A, ma non potevamo qualificarci per la fase finale. E poi c'è l'Europeo 2020, che però si svolse un anno dopo a causa della pandemia di Covid. Cosa successe nelle qualificazioni? Dominato, con tutte vittorie tra cui anche un po' di goleade. Basti pensare per esempio al 6-0 contro il Liechtenstein e il 9-1 contro l'Armenia, in un girone con la Finlandia, la Grecia, la Bosnia, l'Armenia e il Liechtenstein. E poi finimmo addirittura per vincere questo europeo.
il nostro secondo europeo vinto. Prima girone dominato senza subire gol, con 0-3 con la Turchia, 3-0 con la Svizzera e 1-0 con il Galles. Poi nella fase finale vittoria per 2-1 contro l'Austria ai supplementari, eliminato il Belgio ai quarti di finale per 1-2 e poi vittoria ai calci di rigore prima in semifinale contro la Spagna e poi in finale contro l'Inghilterra. Poi c'è stata la seconda Nations League, in cui tu nel primo gruppo della Lega A vinci il girone con 12 punti, 3 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta, in un girone con i Paesi Bassi, la Polonia e la Bosnia con i Paesi Bassi a -1 da te, poi però perdi le semifinali 1-2 con la Spagna, ma poi vinci la finale terzo posto contro il Belgio per 2-1. Ora 2022, mondiali in Qatar. Come nel 2018 non vinci lo spareggio, però il contesto è completamente diverso rispetto al 2018. Questo perché 8 anni fa tu hai avuto la sfortuna di beccare la Spagna nel girone e di trovarti un girone con Spagna, Albania, Israele, Macedonia e Liechtenstein, e poi 4 anni fa hai avuto un po' di culo perché tu nel girone non avevi la Spagna, avevi la Svizzera. Il tuo girone era con la Svizzera, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania. E tu finisci comunque secondo, senza sconfitte ma con 4 pareggi e con 2 punti in meno della Svizzera. Ecco i risultati. Vittoria per 2-0 con l'Irlanda del Nord, 0-2 con la Bulgaria e poi con la Lituania, pareggio 1-1 con la Bulgaria, 0-0 contro la Svizzera, vittoria per 5-0 contro la Lituania, un altro pareggio contro la Svizzera per 1-1 e poi 0-0 con l'Irlanda del Nord. Devi quindi fare di nuovo gli spareggi che stavolta hanno le semifinali e le finali e in tutto questo con pure il Portogallo negli spareggi. Vai nelle semifinali, però a Palermo perdi in casa contro la Macedonia. Poi tra il 2022 e il 2023 prendi parte alla terza Nations League in cui vieni sorteggiato in un girone con l'Ungheria, la Germania e l'Inghilterra. Tu, nonostante la sconfitta per 5-2 contro la Germania, riesci a vincere il girone, quindi passi alla fase finale anche grazie alla doppia vittoria contro l'Ungheria 2-1 e 0-2. Perdi di nuovo la semifinale contro la Spagna e poi vinci ancora una volta la finale del terzo posto, stavolta per 2-3 contro i Paesi Bassi. Poi però Mancini si dimette e viene così sostituito da Luciano Spalletti. Adesso 2024, europeo in Germania. Tu alle qualificazioni hai passato il turno, ma in modo decisamente più faticoso del solito, e lo passi da secondo in un girone con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. Vinci 4 partite, ne pareggi 2 e ne perdi 2. Entrambi gli scontri diretti con l'Inghilterra, ne pareggi invece altre 2 ed ecco i risultati. Sconfitta per 1-2 contro l'Inghilterra, vittoria per 0-2 contro Malta, pareggio 1-1 contro la Macedonia, vittoria 2-1 contro l'Ucraina, 4-0 contro Malta, sconfitta 3-1 contro l'Inghilterra, vittoria per 5-2 contro la Macedonia e pareggio 0-0 contro l'Ucraina. Alla fine chiudi con gli stessi punti dell'Ucraina, ma passi il turno direttamente per la differenza reti, mentre l'Ucraina deve passare agli spareggi, che vince contro l'Islanda. E poi quando partecipiamo all'Europeo non ci va bene. Considerando pure che eravamo i campioni uscenti, il nostro europeo era decisamente deludente. Beccammo il girone B con la Spagna, la Croazia e l'Albania, un girone decisamente difficile. Vinci contro l'Albania in rimonta dopo aver subito un gol subito, quindi vinci 2-1. Perdi 1-0 contro la Spagna, ahimè ci può anche stare, però perdi a causa di un autogol di Calafiori. Poi tu giochi con la Croazia e tu strappi un pareggio al 98esimo, quindi passi a malapena il turno, tu becchi la Svizzera e perdi agli ottavi di finale per 2-0 contro la Svizzera. Non contro la Spagna, la Francia, nemmeno l'Olanda. No, con la Svizzera. E con tutto il rispetto, perché la Svizzera, per carità, è una buona nazionale, però non è minimamente paragonabile a una Germania o a una Francia.
Poi giochi la quarta Nations League tra il 2024 e il 2025 in un girone con la Francia, il Belgio e Israele. Te la giochi completamente alla pari con la Francia, chiudi al secondo posto per la differenza reti a sfavore e passi così il turno, però ai quarti di finale perdi contro la Germania, perdi l'andata per 1-2, al ritorno stai perdendo per 3-0, cerchi la rimonta, però non vai oltre il pareggio per 3-3. Così vieni eliminato. Infine il cammino attuale, ovvero le qualificazioni per il Mondiale di Calcio 2026 che si disputerà in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Una cosa da notare è che poi nelle prime giornate, ovvero contro Norvegia e Moldavia, tu ci avevi Spalletti, che però ha annunciato il suo esonero dopo la vittoria per 2-0 contro la Moldavia e adesso in panchina c'è Gennaro Gattuso. Ma comunque guardate qui questa classifica. Tu con 6 vittorie, 18 punti, non sei primo, sei secondo. Questo perché tu hai beccato la Norvegia di Haaland e la Norvegia ha distrutto tutte le avversarie. In un girone che a parte l'Italia ci sono la Norvegia, Israele, l'Estonia e la Moldavia. Ecco i risultati. Sconfitta 3-0 contro la Norvegia, poi vittorie per 2-0 contro la Moldavia, 5-0 con l'Estonia, 4-5 contro Israele, 1-3 contro l'Estonia, 3-0 contro Israele e 0-2 con la Moldavia e poi sconfitta 1-4 con la Norvegia. Poi nel corso delle ultime partite di questo girone di qualificazione, stampa e tifosi hanno messo una pressione assurda all'Italia perché a novembre la Norvegia ha strapazzato la Moldavia per 11-1 e addirittura a novembre tutti si sono messi in testa questi calcoli assurdi esagerati sul fatto che dovevamo battere la Norvegia con tot gol di scarto, tantissimi, per poterli superare con la differenza reti. E poi abbiamo perso per 1-4. Ma poi ragazzi, non è la prima volta che facciamo brutte figure in Norvegia o coi norvegesi. Cioè, vi ricordate quando la Roma vinse la Conference League? No, perché in quel girone la Roma perse per 6-1 contro il Bodo Glimt. È vero che poi eliminò il Bodo Glimt ai quarti di finale, vendicandosi per il 6-1 subito. Ma poi, giusto quest'anno, l'Inter ha perso gli spareggi della Champions League proprio con il Bodo Glimt e con una doppia sconfitta per giunta. E poi ci chiediamo perché abbiamo perso con la Norvegia. Ma poi io non voglio sentire stronzate riguardo il fatto che abbiamo perso contro un paese che ha praticamente gli abitanti del Lazio. Ma che cazzo significa? Ma che ragionamento è? Allora perché la Cina e l'India, che da sole hanno un terzo della popolazione mondiale, non vanno mai ai mondiali di calcio? Ragazzi, ma avere tanta popolazione non significa avere una nazionale forte. Basta guardare per esempio le nazionali asiatiche tipo il Pakistan, il Bangladesh, le Filippine, l'Indonesia. Poi in questo mondiale ci saranno anche 4 esordienti, ovvero l'Uzbekistan, la Giordania, Capoverde e Curaçao. E faccio anche un appunto riguardo le qualificazioni perché il ranking è fatto veramente male. Cioè guardando la prima fascia, quella delle teste di serie, ci troviamo la Danimarca 21esima, la Svizzera 20esima e l'Austria 22esima, portando a dei sorteggi veramente ridicoli e a gironi dei cartoni animati da come sono sbilanciati. In alcuni praticamente la big di turno ha la strada spianata per il passaggio del turno e solo alcuni sembrano bilanciati senza avere effettivamente una certa schiacciasassi che distrugge tutti. Cioè, a volte capitano sì gironi bilanciati in cui 2, 3 o persino 4 squadre possono giocarsi la qualificazione, però poi hai dei gironi in cui tu sei praticamente condannato agli spareggi perché hai una big tipo la Spagna, oppure dei gironi abbastanza ridicoli in cui è praticamente garantito che una squadra più scarsa di te vada direttamente al mondiale. Prendendo per esempio il girone B, qui ci sono la Svizzera, il Kosovo, la Slovenia e la Svezia, che è decisamente più debole rispetto a 8 anni fa. Queste squadre non hanno beccato una Germania o una Norvegia. No, hanno la Svizzera che sì, è una nazionale forte, però non è travolgente.
Il Kosovo qui sorprende, strappa punti a tutti quanti. E poi c'è la Slovenia che strappa punti alla Svezia, e dei 4 pareggi che ha fatto nel girone, 2 sono i pareggi con la Svizzera. Oppure nel girone C, in cui ci sono Scozia, Danimarca, Grecia e Bielorussia, in cui vince la Scozia, la Danimarca dice la sua e la Grecia strappa anche qualche punto a quelle sopra, e c'è anche la Bielorussia che può giocarsela contro la Grecia. E infatti alla penultima giornata di questo girone la Scozia perde contro la Grecia e la Bielorussia strappa un pareggio contro la Danimarca. Oppure c'è il girone E con la Spagna, la Turchia, la Georgia e la Bulgaria, in cui la Spagna si becca una Turchia veramente in crescita, e questo è perché la Turchia ora c'ha Güler, ovvero il talentino del Real Madrid, e ha Yildiz della Juventus, mentre la Georgia in questi anni è in crescita. E anche se la Turchia perde per 0-6 contro la Spagna, riesce comunque a giocarsela fino alla fine. Infatti al ritorno con la Spagna ha pure pareggiato. E in questo girone da 4 la Spagna ne pareggia solo una, ovvero contro la Turchia, e quindi va a 16 punti. La Turchia fino alla fine se la gioca e di punti ne fa 13. Un altro girone molto interessante è il girone H, dove ci sono l'Austria, la Bosnia, la Romania, Cipro e San Marino. E lasciando perdere Cipro e San Marino, la Bosnia e la Romania non hanno beccato una schiacciasassi, ma l'Austria, una squadra che è sì buona ma non eccezionale, e queste 3 squadre si mangiano i punti tra di loro. Alla fine l'Austria prima fa 19 punti, la Bosnia ne fa 17 e la Romania terza, che passa agli spareggi grazie alla Nations League, ne fa 13. D'altro canto però ci sono dei gironi in cui c'è una schiacciasassi, in cui una big non trova resistenza perché non c'è competitività nel girone, oppure ci sono dei gironi così blandi e insignificanti in cui è praticamente garantito che passano squadre più deboli. E ci sono questi esempi anche nelle qualificazioni al mondiale del 2026. È successo alle qualificazioni al mondiale del 2018 in Russia e a quelle del mondiale 2022 in Qatar, ed è successo anche per le qualificazioni per questo mondiale. E questo lo dico anche perché avere competitività in un girone non è una cosa brutta, è una cosa bella. Per esempio, tornando al girone dell'Italia, l'Italia e tutte le altre squadre nel girone si sono trovate davanti a una schiacciasassi. Cioè, guardate quanti gol ha fatto la Norvegia, 37, di cui 16 solo contro la Moldavia e 11 solo in quella partita vinta 11-1 proprio contro la Moldavia. E tra questi 37 gol, ben 16 di questi sono stati segnati da Haaland. Ma poi guardate la classifica. Avete visto com'è sbilanciato questo girone? Le squadre dal terzo posto in giù, quindi Israele, Estonia e Moldavia, non ottengono neanche un punto contro le prime due, e neanche contro Israele se per questo. Israele ha solo vinto contro Estonia e Moldavia perché sono quelle che gli stanno sotto, e l'Estonia, che è quarta, fa appena 4 punti, tutti contro la Moldavia, e la Moldavia fa un solo punto contro l'Estonia. E poi c'è questo girone in cui l'Inghilterra non trova praticamente nessuna resistenza, vince tutte le partite senza subire un singolo gol, e in quel girone ci sono l'Albania, la Serbia, la Lettonia e Andorra. Ok, la Serbia non è male come nazionale, ma le altre? L'Albania passa agli spareggi con un solo punto davanti alla Serbia perché ha vinto e pareggiato gli scontri diretti appunto con la Serbia. La Lettonia fa solo 5 punti perché, a parte Andorra, ottiene solo un pareggio contro l'Albania, se non mi sbaglio, e Andorra ha solo un punto contro la Lettonia. E poi c'è sto girone, il girone L, con la Croazia, la Repubblica Ceca, le Faroe, il Montenegro e Gibilterra, in cui la Croazia, come sappiamo, incontra praticamente nessuna resistenza, e la Repubblica Ceca si può comunque concedere di perdere contro le Faroe, perché con Faroe, il Montenegro e Gibilterra non ha nessun problema ad accedere agli spareggi. Alcuni sorteggi un po' sbilanciati ci sono anche stati nelle qualificazioni al mondiale del 2022, quindi facciamo un paio di esempi. Il ranking era questo, che potete vedere su schermo. 4 anni fa,
Da un lato c'era il Portogallo che andò nel girone A e beccò la Serbia, l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Azerbaigian. Il Portogallo beccò la Serbia nel girone, però all'ultima giornata la Serbia vinse lo scontro diretto in Portogallo e di conseguenza passò direttamente al mondiale, mentre il Portogallo dovette disputare gli spareggi contro la Turchia e la Macedonia, vincendoli entrambi. Poi c'è il girone E, in cui il Belgio viene pescato in un girone con il Galles, la Repubblica Ceca, l'Estonia e la Bielorussia, e a parte il fatto che l'Estonia fa solo 4 punti e la Bielorussia 3, ci stanno comunque il Galles e la Repubblica Ceca che si scorticano i punti tra di loro e competono almeno per gli spareggi, solo che la Repubblica Ceca, grazie alla Nations League, può accedere anch'essa agli spareggi, mentre il Belgio può permettersi di pareggiare 2 partite. Infatti il Galles secondo ne fa 15 e la Repubblica Ceca, che è terza, ne fa 14. E poi c'è il girone G, in cui i Paesi Bassi pescarono la Turchia, la Norvegia, il Montenegro, la Lettonia e Gibilterra. E anche se l'Olanda vince il proprio girone, quindi va direttamente al mondiale, deve comunque sudarsi questo primo posto, perché chiude con 23 punti, pareggiando 2 partite e perdendone una, però chiude con la Turchia seconda con 21 punti, quindi a meno 2, e la Norvegia terza è a meno 5, a solo 3 punti dalla Turchia. Quindi Paesi Bassi, Turchia e Norvegia si scorticavano i punti tra di loro e anche il Montenegro strappava per esempio un pareggio contro l'Olanda. Ma poi c'erano stati anche dei gironi un po' più blandi, come questo girone, il girone F, con la Danimarca, la Scozia, Israele, l'Austria, le isole Faroe e la Moldavia, in cui ti rendi conto dei difetti del ranking. La Danimarca è forte, però non è minimamente paragonabile al Portogallo. E la Scozia e l'Austria non erano necessariamente scarse, però non credo che allora erano allo stesso livello della Serbia, soprattutto la Scozia. Le qualificazioni al mondiale del 2022 hanno anche avuto questo girone, il girone I, che mi sembrava quello più competitivo e più bilanciato tra questi gironi, con l'Inghilterra, la Polonia, l'Albania, l'Ungheria, Andorra e San Marino. Lasciando stare che l'Inghilterra ha subito solo 3 gol e ha pareggiato solo 2 partite, passando quindi senza problemi, ma guardate qui la distanza in classifica tra la seconda e la quarta. E ricordate che la seconda va agli spareggi. La Polonia seconda, seppure chiudendo a meno 6 dall'Inghilterra, fa 20 punti. L'Albania ne fa 18 e l'Ungheria ne fa 17. Quindi Polonia, Albania e Ungheria non solo si rubavano i punti a vicenda, ma si sono contese un posto agli spareggi e la Polonia eventualmente ha avuto la meglio. E facendo il confronto tra i gironi di queste ultime 2 qualificazioni e quelli delle qualificazioni al mondiale del 2018, posso dirvi che le qualificazioni al mondiale del 2018 avevano posso dire che i gironi delle qualificazioni al mondiale in Russia avevano dei gironi ancora più ridicoli, soprattutto guardando il ranking che vi mostro su schermo. Cioè, guardate qui. In questo ranking certe nazionali erano molto sopravvalutate. Cioè, guardate la Romania. Nel ranking di allora, la Romania era ottava, il Galles era decimo, ed è vero che aveva raggiunto la semifinale dell'Europeo del 2016, ma per il resto, poi cos'altro c'erano? Poi c'erano la Slovacchia che era quindicesima, l'Italia che era in seconda fascia ed era 17esima e la Francia era ancora più sotto, era 22esima, 5 posti sotto l'Italia e in seconda fascia nonostante avesse raggiunto la finale dell'Europeo casalingo in Francia. E poi anche il posizionamento dei Paesi Bassi mi sembrava strano. Cioè, è vero che i Paesi Bassi avevano raggiunto la finale nel mondiale in Sudafrica e avevano vinto la finale del terzo posto nel mondiale in Brasile proprio contro il Brasile. Però d'altro canto, in quel periodo i Paesi Bassi non stavano andando bene negli europei. Negli europei del 2012 i Paesi Bassi avevano concluso a 0 punti un girone con Germania, Portogallo e Danimarca e nel caso degli europei del 2016
L'Olanda non ci prese neanche parte perché floppò alla grande nel girone A con la Repubblica Ceca che passa prima, l'Islanda che passa seconda, la Turchia che passa direttamente all'Europeo perché era la miglior terza e qui l'Olanda chiude quarta. E qui l'Olanda chiude addirittura quarta con 5 sconfitte in un girone con la Repubblica Ceca, l'Islanda, la Turchia, il Kazakistan e la Lettonia. Voglio dire, i Paesi Bassi sono una nazionale davvero forte, però il problema è che negli anni 2010 questa nazionale era davvero strana, capace di fare benissimo al mondiale e poi di floppare agli europei. Comunque, nelle qualificazioni al mondiale del 2018 ci sono stati dei gironi davvero ridicoli e questo anche per colpa di questo ranking che, devo dire la verità, il ranking di allora era una merda. Pensate che in non uno, ma ben due di questi gironi, i posizionamenti sono stati decisi dalla differenza reti. Nel girone A con la Francia, la Svezia, i Paesi Bassi, la Bulgaria, il Lussemburgo e la Bielorussia, la Svezia seconda conclude il girone con gli stessi punti dei Paesi Bassi, 19, ma siccome l'Olanda ha la peggior differenza reti, non va al mondiale. Questo perché solo la prima va al mondiale e la seconda va agli spareggi. Un discorso simile vale anche nel girone B, con il Portogallo, la Svizzera, l'Ungheria, le Faroe, la Lettonia e Andorra. E qui, sinceramente, è più o meno lo stesso discorso dell'Italia e la Norvegia nel girone delle qualificazioni di quest'anno, perché entrambe, Portogallo e Svizzera, perdono solo una partita per 2-0 l'una contro l'altra. Solo che il Portogallo, siccome ha la miglior differenza reti, va direttamente ai mondiali, mentre la Svizzera, per passare al mondiale, deve prima disputare gli spareggi, che vince contro l'Irlanda del Nord. E a proposito di questo discorso della differenza reti, quando parlerò del girone dell'Italia con la Norvegia, ci andrò più nel dettaglio, ricordatevelo. Comunque questo non era neanche il peggio, perché poi c'erano gironi ancora più blandi, come il girone E, con la Polonia, la Danimarca, il Montenegro, la Romania, l'Armenia e il Kazakistan, che contiene la Romania che è sopravvalutata e floppa, chiudendo quarta, e poi c'è la Polonia che è una bella squadra ma non è eccezionale, e poi anche la Danimarca che sì era una buona squadra però non era niente di eccezionale. La Romania non era neanche a livello di una, che ne so, di un'Austria per dire. Ma poi dopo questo ci sono stati altri gironi ancora più ridicoli, come questo girone qui, il gruppo I, dove ci sono l'Islanda che passa prima, la Croazia, l'Ucraina, la Turchia, la Finlandia e il Kosovo. E adesso mi direte, sì, ma la Croazia! Lo so, la Croazia avrebbe poi raggiunto la finale di quel mondiale contro la Francia e poi avrebbe vinto la finale del terzo posto contro il Marocco nel mondiale del 2022. Ma dobbiamo ricordare che in questo girone c'erano la Croazia di 8 anni fa, l'Ucraina di 8 anni fa e la Turchia di 8 anni fa, che era decisamente più debole della Turchia di adesso, quindi senza Yildiz e senza il talentino del Real Madrid. Ma comunque, se poi vedi l'Islanda sopra la Croazia, ti fai due domande. E poi c'è il girone D che è davvero blando. Qui abbiamo la Serbia, l'Irlanda, il Galles, l'Austria, la Georgia e la Moldavia. E allora qui c'era una certa competitività, però poi ti ritrovi il Galles che stava decimo nel ranking, fuori da tutto al terzo posto, l'Austria quarta e la Serbia che passa prima davanti all'Irlanda. E tutto questo mentre l'Italia aveva beccato la Spagna. Lo sappiamo tutti che i sorteggi sono una lotteria, sono un completo speriamo che ci vada bene, però questi gironi facevano veramente cagare. Il bilanciamento dei gironi molto discutibile e il ranking FIFA gestito di merda con squadre messe in posizioni a cazzo nel ranking resero le qualificazioni al Mondiale 2018 una pagliacciata. Cioè ti trovavi davanti cose come l'Italia che si beccava la Spagna nel girone, i Paesi Bassi che non potevano qualificarsi né al mondiale né agli spareggi per differenza reti a sfavore rispetto alla Svezia, la Serbia che passa il suo girone senza una concorrenza adeguata
La Svizzera, che nonostante abbia fatto 27 punti, gli stessi del Portogallo, si ritrova a fare gli spareggi per differenza reti a sfavore rispetto al Portogallo, e l'Islanda che vince il suo girone davanti alla Croazia. Il modo in cui sono gestite queste qualificazioni, ovvero a sorteggi a caso, non agevola necessariamente le squadre più forti, perché dipende tutto dalla fortuna. E se le cose vanno male, succede come l'Italia 8 anni fa, quando l'Italia si beccò la Spagna nel girone, e nelle qualificazioni al mondiale del 98 non era scontato che l'Italia andasse al mondiale perché aveva beccato l'Inghilterra nel girone, e anche se aveva ottenuto una vittoria e un pareggio contro l'Inghilterra negli scontri diretti, comunque rimase con un punto sotto e rischiò di non andare al mondiale perché doveva giocare gli spareggi contro la Russia. Poi sì, vincemmo gli spareggi contro la Russia, però avevamo rischiato seriamente. E quando poi 8 anni fa hai beccato la Spagna nel girone, tu già sapevi che eri condannato agli spareggi. E torniamo a parlare del nostro girone di qualificazione ai mondiali del 2026. L'Italia qui ha perso solo gli scontri diretti contro la Norvegia. Il problema però è che questa Norvegia ha distrutto qualunque ostacolo. Ma comunque, anche se tu avessi vinto il ritorno contro la Norvegia, tu comunque non saresti andato direttamente ai mondiali, perché la Norvegia ha fatto una quantità di gol assurda. Il problema è che da quando la Norvegia ha vinto per 11-1 contro la Moldavia, non sarebbe cambiato niente in caso di vittoria o sconfitta nello scontro diretto. Anche se avessimo vinto contro la Norvegia, saremmo comunque rimasti secondi per via della differenza reti. È lo stesso discorso della Svizzera e dei Paesi Bassi nel 2018. Il sistema di qualificazioni ai mondiali per le squadre europee non è credibile. Da quando in qua per qualificarci direttamente al mondiale dobbiamo preoccuparci di quanti gol facciamo contro squadre come la Moldavia, il Liechtenstein, San Marino, Andorra, la Lettonia, Gibilterra o Malta? Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Non ha senso! Guardando le altre squadre che hanno chiuso i loro gironi al secondo posto, ma solo i gironi a 5 squadre e non quelli a 4, l'Albania ha fatto solo 14 punti, 4 in meno dell'Italia e 10 in meno dell'Inghilterra, eppure va agli spareggi, e l'Italia ne ha 18. Ma che senso ha questa cosa? Scusate. Perché mettere sullo stesso piano l'Italia e l'Albania solo perché entrambi hanno concluso i loro gironi al secondo posto? È come se nel 2018 mettessimo sullo stesso piano la Svizzera con l'Irlanda del Nord, la Grecia, l'Irlanda e la Slovacchia. Nelle qualificazioni ai mondiali io non voglio vedere una squadra che va agli spareggi con 9 vittorie e una sconfitta perché ha gli stessi punti di una squadra che ha una differenza reti migliore, oppure allo stesso modo una squadra terza che ha gli stessi punti della seconda ma va fuori dalle qualificazioni perché ha la differenza reti a sfavore, con un meccanismo che dà più importanza alla differenza reti che agli scontri diretti a favore. Sapete quanto diventa sbilanciata questa cosa? E poi a questo si aggiunge la questione della Nations League che ha complicato ulteriormente le cose. Per chi non lo sapesse, 4 delle squadre che andranno agli spareggi saranno le vincitrici dei loro gironi di Nations League meglio piazzate secondo il ranking della Nations League. E questo metodo vale per le squadre che non hanno concluso i loro rispettivi gironi tra i primi due, quindi terzo posto o al di sotto. E infatti agli spareggi sono andati la Romania, la Svezia, la Macedonia e l'Irlanda del Nord, che hanno vinto i loro rispettivi gironi della Lega C della Nations League. E noi nelle semifinali degli spareggi affronteremo l'Irlanda del Nord. Scusate, ma questa vi sembra meritocrazia? A me non sembra. E già la Nations League è criticata dal 2018 come concetto perché dà ai giocatori ancora più partite che li ammazzano fisicamente. Figuriamoci poi con questa cosa. Ne viene fuori un metodo che risulta solo forzato. E adesso, siccome abbiamo appurato che i gironi delle qualificazioni ai mondiali del 2018, del 2022 e del 2026 hanno fatto schifo e fanno ancora schifo, perché non li paragoniamo a quelli dei mondiali del 2014? Il mondiale in Brasile del 2014
era l'ultimo in cui ci qualificammo e i suoi gironi di qualificazione erano decisamente più bilanciati e competitivi rispetto alle ultime 2 o 3 qualificazioni. I gironi erano stati fatti molto meglio rispetto alle ultime 2 edizioni e a quella attuale. Infatti, per esempio, parlando del girone dell'Italia del 2014 che ho mostrato in precedenza nel video, l'Italia non fa di certo una qualificazione perfetta facendo 4 pareggi, ma almeno non fa sconfitte. Fa 22 punti in totale e nonostante i 4 pareggi se li può permettere perché la Danimarca è a 6 punti di distanza. Ma guardate la classifica, lasciando stare Malta che ha fatto 3 punti, ma guardate, la Danimarca fa 16 punti, la Repubblica Ceca ne fa 15, la Bulgaria ne fa 13 e l'Armenia, che è penultima, ha lo stesso punteggio della Bulgaria e vince 4 partite. Lasciando stare che la Danimarca non poté nemmeno prendere parte agli spareggi perché era la peggiore seconda, ma in classifica persino l'Armenia, che era penultima, era a solo 3 punti dal secondo posto. In confronto, guardando i gironi a 5 squadre di queste qualificazioni, pochissime hanno fatto un punteggio, diciamo simile. Le uniche che si avvicinano sono il Montenegro, che ha fatto 9 punti nel girone della Croazia, e poi ci sono anche il Kazakistan nel girone del Belgio e Cipro nel gruppo dell'Austria, che hanno fatto 8 punti. E parlando di gironi sorteggiati effettivamente bene, c'è questo girone sempre del 2014 che era probabilmente quello più bilanciato e combattuto. Un girone con il Belgio, la Croazia, la Serbia, la Scozia, il Galles e la Macedonia. Il Belgio qui fa solo 2 pareggi, chiudendo così il girone con 26 punti su 30, ma anche se avesse pareggiato o perso un'altra partita, se lo poteva comunque permettere perché sotto tutte le sue avversarie si rubavano i punti a vicenda. Questo girone non aveva nessuna squadra cuscinetto. A parte la Croazia, che è una squadra sempre forte, qui il Belgio non aveva nessuna avversaria debole da affrontare. C'era la Serbia, c'era la Scozia, c'era il Galles di Bale e c'era la Macedonia di Goran Pandev. Avete visto com'è equilibrato questo girone? Cioè, la Macedonia alla fine di questo girone era ultima in classifica, ma era comunque riuscita a vincere 2 partite e fare 7 punti. E considerando che era ultima nel girone, questo è un punteggio molto alto per questi standard. Anche altri gironi qui erano decisamente combattuti e bilanciati, come ad esempio il girone C, dove c'erano la Germania, la Svezia, l'Austria, l'Irlanda, il Kazakistan e le Faroe. Lasciando stare la Germania che ha fatto solo un pareggio, le Faroe che hanno fatto un solo punto e il Kazakistan che fanno 5 punti, la Svezia, l'Austria e l'Irlanda si sono combattute il posto agli spareggi fino alla fine e infatti hanno ottenuto un po' di punti l'una contro l'altra. Un discorso simile vale anche per il girone D, in cui c'erano i Paesi Bassi, la Romania, l'Ungheria, la Turchia, l'Estonia e Andorra. Per i Paesi Bassi stesso discorso della Germania, ma guardate qui la classifica. I Paesi Bassi pareggiano una sola partita e sono a +9 sulla seconda, ma guardate le altre. La Romania fa 19 punti, l'Ungheria ne fa 17 e la Turchia 16. Quindi hanno combattuto fino alla fine per un posto agli spareggi. Se l'Olanda avesse perso contro la Romania, sarebbe a 25 e la Romania a 22. Se poi l'Olanda avesse pareggiato contro l'Ungheria, sarebbe a 23 punti e l'Ungheria a 18. In base al girone, anche il primo posto può essere conteso da più squadre. Un esempio è nel girone F, in cui c'erano la Russia, il Portogallo, Israele, l'Azerbaigian, l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo. Come potete vedere, la classifica è piuttosto equilibrata. L'Azerbaigian fa 9 punti, l'Irlanda del Nord ne fa 7 e il Lussemburgo ne fa 6, un po' più bilanciata rispetto ai gironi di questa edizione delle qualificazioni. Ma comunque ciò che salta all'occhio sono i primi 2 posti, in cui c'erano la Russia e il Portogallo a un solo punto di distanza. La Russia vinse il girone con 22 punti, appena un punto in più del Portogallo che dovette disputare gli spareggi contro la Svezia, che vinse. Un discorso simile vale anche nel girone I, in cui la Francia becca la Spagna nel girone con la Finlandia, la Georgia e la Bielorussia
e si ritrova in una situazione molto simile all'Italia nel 2018, dato che deve disputare gli spareggi contro l'Ucraina e anche se all'inizio la Francia fa fatica, perdendo l'andata per 2-0, riesce a rimontare vincendo per 3-0 e di conseguenza vince lo spareggio contro l'Ucraina. Questi primi posti combattuti hanno portato ad altri due gironi piuttosto interessanti. Questo è il girone G, in cui c'erano la Bosnia, la Grecia, la Slovacchia, la Lituania, la Lettonia e il Liechtenstein. La Grecia e la Bosnia, ovvero le due balcaniche, avevano un grande vantaggio sulle altre, però terminarono il girone a pari punti. La Grecia aveva la miglior difesa con soli 4 gol, ma la Bosnia andò direttamente al mondiale perché aveva di gran lunga la miglior differenza reti. La Grecia invece dovette disputare lo spareggio contro la Romania, che vinse. Qui mi dà un po' fastidio il fatto che sia dipeso tutto dalla differenza reti, però su questo non ne faccio tante menate perché la Bosnia è più forte della Grecia. L'altro è il girone H, con l'Inghilterra, l'Ucraina, il Montenegro, la Polonia, la Moldavia e San Marino. A parte il fatto che perfino la Moldavia era stata in grado di fare 11 punti, di vincere per 2-5 contro il Montenegro di Jovetic e di pareggiare contro la Polonia, l'Ucraina chiude il girone seconda con 21 punti, appena uno in meno dell'Inghilterra. In questo girone entrambe hanno subito solo 4 gol. L'Inghilterra chiude il girone con 4 pareggi e nessuna sconfitta e l'Ucraina, che ha fatto un solo punto in meno, fa 3 pareggi e una sola sconfitta. Una sconfitta che non si era verificata contro l'Inghilterra, ma contro il Montenegro. Nelle qualificazioni al Mondiale del 2014 quasi tutti i gironi sono stati parecchio competitivi. Se non per il primo posto, almeno 2 o 3 squadre che si giocavano l'accesso agli spareggi con il secondo posto nel girone. Invece nelle qualificazioni del 2018, nel 2022 e nel 2026 ci sono stati più di una volta gironi davvero ridicoli, gironi dei cartoni animati o gironi sbilanciati. Le qualificazioni al mondiale sono diventate ancora più ridicole quando guardiamo la CONMEBOL, ovvero la Confederazione Sudamericana. 4 anni fa, solo le prime 4 accedevano direttamente al mondiale, mentre la quinta andava a fare lo spareggio. Tuttavia quest'anno hanno deciso di aumentare il numero di squadre partecipanti da 32 a 48. Ormai conosciamo bene le confederazioni internazionali di calcio. La AFC che rappresenta l'Asia, la CAF che rappresenta l'Africa, la CONCACAF che rappresenta il Nord America, l'America centrale e le isole dei Caraibi, la CONMEBOL che rappresenta il Sud America, l'OFC che rappresenta l'Oceania e ovviamente la UEFA che rappresenta l'Europa. Qui potete vedere il numero di partecipanti per ciascun continente alla scorsa edizione del mondiale rispetto a quelli dell'edizione attuale. Per l'Asia il numero di partecipanti è salito da 5 a 8, quindi di 3. L'Africa ha ricevuto l'aumento di partecipanti maggiore, da 5 a 9, quindi 4 partecipanti in più. Per la CONCACAF 3 in più, ovvero da 3 a 6. Per la CONMEBOL 2 in più, ovvero da 4 a 6. Per l'OFC ora c'è un posto garantito che prima non c'era. Però nel caso della CONMEBOL è successa una cosa ridicola. Già la UEFA si è resa ridicola qui con questa questione di dividere i playoff in semifinali e finali e di collegare la Nations League al mondiale ficcandola in mezzo alle questioni degli spareggi in modo davvero forzato. In Sud America però è ancora peggio. Come sappiamo, per la CONMEBOL c'è questo mega girone in cui tutte le squadre sudamericane, 10, si affrontano tra di loro. Il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay, l'Ecuador, il Perù, la Colombia, il Cile, il Venezuela, il Paraguay e la Bolivia. Fino a 4 anni fa, le prime 4 squadre andavano direttamente al mondiale, mentre la quinta doveva disputare uno spareggio intercontinentale. Poi però quest'anno hanno allargato il mondiale e hanno assegnato altri 2 posti al Sud America. Di conseguenza, cosa è successo? Succede che adesso anche la quinta e la sesta vanno direttamente al mondiale, mentre la settima
va allo spareggio. Come sappiamo, Gennaro Gattuso, il CT della nazionale, aveva criticato questa questione che mo in Sud America praticamente tutti vanno al mondiale. E poi cos'è successo? Che Dibu Martinez, il portiere dell'Aston Villa, nonché il portiere dell'Argentina, lo ha criticato pesantemente per questo. Poi ci sta che qualcuno debba ovviamente tirare l'acqua al proprio mulino, però Gattuso non ha tutti i torti con questa cosa. Adesso, siccome la FIFA ha dato 2 posti in più al Sud America, il 60% di queste 10 squadre sudamericane vanno direttamente al mondiale e la settima ha ancora la possibilità di andarci tramite lo spareggio, cioè potenzialmente 7 su 10. E adesso so cosa mi direte. Ma in Sud America le nazionali sono fortissime. Sì, ma con 6 squadre che vanno direttamente al mondiale, 6 squadre sudamericane su 10, questa cosa non ha più senso. Se guardate bene la classifica, il Brasile, il fortissimo Brasile, ha chiuso il girone al quinto posto. Sì, con gli stessi punti della Colombia terza, però ha fatto 6 sconfitte. La classifica dice prima l'Argentina con 38 punti, l'Ecuador secondo con 29 punti, però 3 punti in meno per la penalizzazione. Poi con 28 punti ci sono la Colombia terza, l'Uruguay quarta, il Brasile quinto e il Paraguay sesto. Al settimo posto con 20 punti c'è la Bolivia, all'ottavo posto con 18 punti c'è il Venezuela, al nono posto con 12 punti c'è il Perù e al decimo posto con 11 punti c'è il Cile. E poi dovete sapere che l'Ecuador ha 3 punti di penalizzazione perché Byron Castillo, il terzino destro della nazionale, ha falsificato i propri documenti. È saltato fuori nel 2023 con un ricorso del Cile ed è saltato fuori che in realtà lui non è un ecuadoriano, è un colombiano e ha falsificato i propri documenti. Siccome poi l'Ecuador lo ha schierato nelle qualificazioni al mondiale, è stato punito con una penalizzazione di 3 punti. Ma poi, guardando la classifica, il Venezuela, che era terzultimo nel girone, ha avuto per quasi tutto il tempo la possibilità di qualificarsi almeno agli spareggi, solo che all'ultima giornata il Brasile, che era già qualificato, ha perso contro la Bolivia. Ma le nazionali sudamericane no, no. Cioè non ha senso che 6-7 squadre del Sud America possono andare direttamente al mondiale, mentre l'Europa ha un sacco di nazionali forti, ma va direttamente al mondiale solo la prima classificata di ciascun girone, mentre le seconde qualificate devono arrangiarsi andando ai playoff. Cioè che senso ha questa cosa? Allora il percorso dell'Italia in queste qualificazioni vale quanto quello della Bolivia? Insomma, in questo momento, perché il Paraguay dovrebbe andare direttamente al mondiale? Perché la Bolivia meriterebbe di andare al mondiale? Perché il Venezuela meriterebbe di andare al mondiale? Prima dell'assegnazione di altri 2 posti al mondiale per le sudamericane, le squadre che non sono l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay dovevano contendersi quel quarto posto per andare direttamente al mondiale. L'Ecuador, il Venezuela, il Perù e il Cile dovevano sudarsela la qualificazione. E invece con questa edizione il presidente della FIFA Gianni Infantino e i suoi seguaci hanno deciso di regalare alle sudamericane altri 2 posti così. Significa che praticamente ti è concesso fin troppo margine di errore. E se lo paragoniamo ai gironi a 5 della UEFA, questi qui giocano il doppio. Siccome praticamente sono 10 squadre, non solo 9 partite a gara secca, no, hanno fatto come per le altre, ovvero andata e ritorno per un totale di 18 partite. Però qui non ha senso, perché la Bolivia, che è settima e quindi va a fare i playoff, ha la peggior difesa con 35 gol subiti e ha perso 10 partite su 18, cioè ha perso più della metà delle sue partite. Il Venezuela terzultimo ha fatto gli stessi punti dell'Italia nel girone della Norvegia e il Venezuela ha giocato 10 partite in più dell'Italia. L'Italia invece in queste 8 partite le ha vinte tutte tranne gli scontri diretti con la Norvegia che li ha persi e la Norvegia ha chiuso a punteggio pieno, vi ricordo. Cioè, l'Italia e la Danimarca sono agli spareggi perché sono seconde nei loro rispettivi gironi. Ma non è che possiamo mettere sullo stesso piano l'Italia e la Bolivia. Ma che cazzo significa? Ma che ragionamento è?
È come se dovessimo paragonare l'Austria con Curaçao, la Svizzera con Capoverde, la Serbia con l'Uzbekistan, la Turchia con Panama e Haiti e l'Ucraina e la Bosnia con la Giordania e il Qatar. Cioè dai, non si possono fare due pesi, due misure così. In Sud America, secondo questo meccanismo, allora puoi permetterti di tutto, puoi permetterti gli errori più grossolani e puoi comunque andare al mondiale. Se mettessimo la Bolivia a confronto con le squadre europee, probabilmente sarebbe allo stesso livello del Kosovo, che comunque sta crescendo in fretta. Questa cosa non sta né in cielo né in terra. In altre nazioni, tipo l'Italia, se perdi una partita, puoi perdere tutto. Vi ricordate nel 2000 con la Lazio del centenario che vinse lo scudetto davanti alla Juventus? Questo accadde perché la Juventus, la diretta concorrente, aveva perso contro il Perugia. E non c'entra un cazzo che allora a Perugia pioveva. Ragazzi, la Juventus aveva perso lo scudetto a Perugia. E il Perugia non era una squadra eccezionale, però all'ultima giornata era già salvo. E alla Lazio era bastato vincere contro la Regina all'ultima giornata per sorpassare la Juventus perché i bianconeri avevano perso contro il Perugia. E in quella partita Conte era ancora un giocatore e giocava alla Juventus. L'Inter ha fatto una figuraccia in Baviera contro il PSG. In finale di Champions ha perso 5-0. Lo so che può capitare una giornata no, anche nello sport, ma non è che una partita storta deve per forza comprometterti le qualificazioni al mondiale. Non è che se tu stecchi una partita in un girone con la Norvegia o la Spagna, tu non puoi andare direttamente al mondiale. Nel 97, quando l'Italia aveva l'Inghilterra nel girone, bastò un pareggio con la Georgia per 0-0 e l'Italia era condannata ai playoff contro la Russia. Per non parlare poi degli altri disastri interni di questo mondiale che lo rendono uno scherzo. Per iniziare, questo mondiale si svolgerà in 3 nazioni diverse: gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Ma il Messico e il Canada ospiteranno solo partite della fase a gironi, mentre gli Stati Uniti monopolizzeranno tutta la fase finale. E poi a tutto questo si aggiunge pure la questione del fuso orario e del caldo. In Qatar il mondiale l'avevano fatto in inverno, stavolta lo faranno in estate come al solito. Ma sapete che casino sarebbe viaggiare a Città del Messico, a New York e a Seattle o Vancouver una dopo l'altra solo per vedere qualche partita? Cioè, tutto questo, andare a varcare i confini di 3 paesi diversi, soprattutto nella fase a gironi, solo per vedere una partita della minchia. Per non parlare poi delle questioni della politica estera del presidente Donald Trump, del FIFA Peace Prize dato a dicembre dal presidente Infantino, cioè questa cosa di dare il premio della pace FIFA a Trump, che per mesi era stato ossessionato dal premio Nobel che poi è stato dato alla leader dell'opposizione del Venezuela, e poi gli danno questo contentino così. Disse colui che va a bombardare una scuola femminile in Iran e uccide quasi 200 ragazzine. Trump desta già abbastanza polemiche di suo per le sue intenzioni di politica estera e per come manda l'ICE contro i suoi cittadini. Si parlano di arresti senza mandato, che sono illegali, attività illegali, deportazioni, rapimenti e anche di omicidi. Cioè, appena inizia il 2026, scopriamo che l'ICE uccide le persone. Rendiamoci conto, appena inizia il 2026, già 2 persone uccise dall'ICE nel solo Minnesota, René Good e Alex Pretti, e tutto questo a sole 2 settimane e mezzo di distanza l'una dall'altro. E ci sono state proteste in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, note come le proteste No Kings, come riferimento all'autoritarismo del suo governo, e ci sono state non una, ma ben 2 di queste proteste in 4 mesi, una a giugno e l'altra a ottobre, e in più una terza protesta No Kings ci sarà la settimana prossima, sabato prossimo. E poi c'è un altro fattore che aumenta ulteriormente la preoccupazione riguardo l'estero: il travel ban per i musulmani. Come sappiamo, nel 2017, durante la sua prima presidenza, Trump aveva imposto il divieto di recarsi negli Stati Uniti da parte di persone da certi paesi a maggioranza musulmana. Questo divieto era poi stato abrogato da Joe Biden, però nel giugno del 2025
Trump lo ha ripreso e lo ha reso ancora più severo di prima. Questo secondo travel ban è stato firmato a giugno 2025 e giusto 2 mesi fa, a gennaio, è stato allargato notevolmente. Guardate qui. Come potete vedere dall'immagine che ho lasciato qui sullo schermo, alcuni dei paesi che hanno ricevuto il divieto totale o parziale hanno la nazionale che disputerà i mondiali. L'Iran ha il ban totale, però si è qualificato al mondiale. Stesso discorso anche per Haiti. E tra i paesi che hanno il divieto parziale ci sono il Senegal e la Costa d'Avorio. Ok, è vero, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha criticato questa cosa del divieto di viaggio negli Stati Uniti per i cittadini di queste nazioni a maggioranza musulmana. Però ricordiamo che questa era una dichiarazione di 8 anni fa. E siccome è chiaro che i giocatori, lo staff e l'allenatore di queste nazionali non subiranno questi provvedimenti, almeno loro potranno disputare il mondiale. Però dobbiamo ricordare che la seconda presidenza Trump è considerata più autoritaria, più estrema e più vendicativa della prima. E Trump è ancora il presidente degli Stati Uniti, perché ha vinto le elezioni per la seconda volta e sta facendo il suo secondo mandato, che secondo la legge dovrebbe essere l'ultimo. Però adesso la domanda sorge spontanea. Quando si tratta di tifosi di Haiti, Senegal e Costa d'Avorio, come la mettiamo nome? Considerando il divieto di viaggio totale o parziale, come faranno poi i tifosi iraniani, haitiani, ivoriani o senegalesi a tifare la loro nazionale negli Stati Uniti? Come potranno andare allo stadio per tifare la loro nazionale? Ragazzi, le persone hanno paura di ciò che sta facendo Trump. Ma se tu non puoi nemmeno più andare allo stadio per vedere una partita di calcio senza essere arrestato, rapito e deportato in un centro di detenzione tipo Alligator Alcatraz, allora qualcosa non va. Dovete anche sapere che riguardo questo mondiale, alcuni paesi come la Germania e la Danimarca hanno addirittura minacciato di boicottarlo. Questo perché Trump, nel corso di questa seconda presidenza, è stato ossessionato per mesi non solo dal premio Nobel per la pace, ma anche sul mettere le mani sulla Groenlandia. E la Groenlandia è un territorio della Danimarca. Grazie al cazzo che la Danimarca e i suoi alleati, come gli altri paesi scandinavi o anche l'Estonia, si incazzano. Per non parlare poi del Canada. Trump vuole mettere le zampette anche sul Canada. Tuttavia, il Canada non ha niente a che fare con gli Stati Uniti. Non solo il Canada è una nazione separata, ma è parte del Commonwealth delle Nazioni, che è molto associato al Regno Unito. Questo perché gran parte delle nazioni che oggi fanno parte del Commonwealth erano nazioni che facevano parte dell'impero britannico, e anche se l'impero britannico del passato non esiste più, il Commonwealth può essere considerato la sua versione moderna, diciamo così. E questa questione qui del Canada non è da sottovalutare o ignorare, perché insieme al Messico condivide il ruolo di paese ospitante del mondiale con gli Stati Uniti. Insomma, parlando della situazione internazionale, questo mondiale è tutto un casino. Ma cazzate e polemiche di politica estera a parte che non stanno né in cielo né in terra, adesso, prima di questi spareggi, sorge spontanea una domanda. Ma l'Italia è davvero così scarsa? Dopo che avevamo perso per 3-0 contro la Norvegia, c'era gente che diceva che dovevamo ammettere di essere più scarsi della Norvegia. Però ragazzi, non sempre vinciamo contro certe squadre. Cioè, tra Italia e Irlanda non vince sempre l'Italia. Tra Italia e Bosnia o Romania non vince sempre l'Italia. Con Israele o Estonia forse sì, però dobbiamo ricordare che siamo in un periodo in cui stiamo ancora in una fase di transizione. Il problema però è che dopo che abbiamo vinto il mondiale del 2006 e la parentesi di Donadoni nell'Europeo del 2008, si erano succeduti diversi CT, però i loro progetti non duravano perché o si dimettevano loro oppure appena noi sottoperformavamo venivano esonerati. Perché è successo che l'IP-bis non andava bene dopo il flop in Sudafrica del 2010. Prandelli non andava bene per via dell'eliminazione al primo turno nel mondiale in Brasile del 2014.
Conte sembrava andare bene ma poi si è dimesso. Ventura non andava bene ed è stato esonerato praticamente appena dopo che l'Italia ha perso gli spareggi contro la Svezia durante le qualificazioni al Mondiale del 2018 in Russia. Con Mancini poi sei arrivato a fare il record di imbattibilità e hai vinto l'Europeo, però non andava bene neanche lui perché non ti sei qualificato ai Mondiali del 2022 in Qatar, questo perché hai perso gli spareggi contro la Macedonia, e adesso neanche Spalletti andava bene. Adesso il CT della nazionale è Gennaro Gattuso e lui l'allena solo da giugno. Cioè, Gattuso sta lì da 9 mesi. 9. Però io ci scommetto che se l'Italia non si qualifica ai mondiali neanche stavolta, verrà esonerato anche Gattuso. Cioè, da questo punto di vista l'Italia è molto instabile se guardiamo questa cosa. E se poi viene esonerato anche Gattuso per questa storia, torniamo punto e a capo per l'ennesima volta. Di sicuro avete criticato il gioco dell'Italia in diverse occasioni e anch'io ho criticato il gioco dell'Italia più volte. E lo sappiamo tutti perché. Un gioco lento, giro palla lento, possesso palla sterile, abuso di cross forzati, i giocatori non saltano l'uomo, gioco poco tecnico, lo sappiamo tutti com'è. Poi ci lamentiamo anche del fatto che non usiamo i giovani, mentre la Spagna, per esempio, è in grado di mettere i giocatori titolari già a 16 anni. Poi è vero che dobbiamo investire sui giovani, però la brutta realtà è che il giovane italiano costa e questo anche perché i nostri italiani vengono pure sopravvalutati riguardo i prezzi. Prendiamo per esempio Frattesi che lascia il Sassuolo per andare all'Inter. Com'è stata quell'operazione di mercato? Prestito oneroso per 6 milioni con obbligo di riscatto di 27 milioni più 5 di bonus, quindi 38 milioni totali. E qui arriva il problema. Frattesi nel corso degli ultimi 2 anni ha contribuito molto all'Inter, ma nonostante ciò non è il titolare, parte dalla panchina e questo ti porta a farti due domande. Perché spendere 38 milioni per un centrocampista se poi gli fai fare panchina? Se Frattesi fosse stato acquistato dalla Roma e non dall'Inter, sono sicuro che sarebbe stato il titolare. Cioè è un discorso simile a quello dell'acquisto del Napoli di Lorenzo Lucca, che per metà stagione aveva dovuto giocare titolare perché Lukaku era infortunato. E quanto era il prezzo d'acquisto? Prestito oneroso a 9 milioni con un diritto di riscatto di 26 milioni più 5 di bonus che diventa obbligo all'ottenimento di almeno un punto in campionato a partire dal 3 febbraio. Tutto questo è l'equivalente di 40 milioni, 40, ci siamo fatti inculare da dietro. E Lucca ha deluso profondamente, ha fatto una marea di errori e ha segnato solo 2 gol, uno contro il Pisa in campionato e uno in Coppa Italia contro il Cagliari. Ha deluso così tanto che dopo solo 6 mesi è stato già ceduto al Nottingham Forest. E non è che Noah Lang sia messo meglio, visto che ha fatto praticamente la stessa fine ed è stato ceduto al Galatasaray dopo 6 mesi. Sì, ok, erano stati ceduti in prestito, ma se lo stesso Conte boccia acquisti che ha voluto e questi due hanno floppato, allora vuol dire che qualcosa non va. Poi è vero, di recente abbiamo iniziato a usare le seconde squadre, ovvero le squadre di riserve composte dai giocatori under 23, e oggi ne abbiamo 4. Quella della Juventus che venne fondata nel 2018, quella dell'Atalanta fondata nel 2023, quella del Milan fondata nel 2024 e che adesso è in Serie D perché ha perso i play-out contro la SPAL, e giusto l'anno scorso quella dell'Inter. Ma poi la cosa paradossale è che se guardiamo le sezioni giovanili, diciamo così, dell'Italia, come l'Under 21, l'Under 19 e l'Under 17, queste sezioni giovanili dell'Italia hanno ottenuto risultati di alto livello anche ai mondiali e persino qualche europeo vinto. Ok, l'Under 21 è molto inconsistente negli europei, capace di non superare il girone e poi di andare almeno ai quarti di finale. Ma vediamo per esempio l'Under 19. Negli europei del 2022 in Slovacchia e in quelli del 2024 in Irlanda del Nord abbiamo vinto il nostro girone e abbiamo raggiunto la semifinale. E addirittura abbiamo vinto quello del 2023 a Malta. E noi in finale affrontammo il Portogallo, che proveniva dallo stesso girone nostro,
e lo aveva dominato, battendoci anche per 5-1. E la nostra nazionale Under 17 è ancora meglio perché ha fatto delle grandi cose negli ultimi 2 anni. Nell'Europeo di Cipro 2024 l'Italia aveva vinto e a parte l'eliminazione dell'Inghilterra solo ai rigori non aveva trovato troppi ostacoli, vincendo pure per 3-0 la finale contro il Portogallo. E in quella nazionale si era affermato Camarda, che aveva debuttato in Serie A 15 anni e che aveva fatto tutto questo nell'Europeo Under 17, 4 gol in 5 partite, di cui una doppietta in finale contro il Portogallo, venendo nominato miglior giocatore del torneo a 16 anni, e poi in tutto questo sta facendo grandi cose sia nell'Under 19 che nell'Under 21. Da minorenne, tra l'altro, e ha compiuto i 18 anni solo 2 settimane fa, il 10 marzo. E l'anno scorso, quindi praticamente mesi fa, l'Italia Under 17 ha preso parte sia all'Europeo Under 17 in Albania, a maggio, e a novembre al Mondiale in Qatar. Nell'Europeo in Albania l'Italia aveva vinto tutte le partite nel girone. In semifinale però era uscita contro il Portogallo, che comunque avrebbe vinto la finale per 3-0 contro la Francia, e l'Italia qui aveva il miglior marcatore del torneo, Inacio, che aveva fatto 5 gol, di cui 2 su calcio di rigore. E nel mondiale in Qatar l'Under 17 dell'Italia anche quella volta era andata alla grande. Aveva vinto il suo girone a punteggio pieno e subendo un solo gol. Era pure arrivata in semifinale dopo aver eliminato la Repubblica Ceca, l'Uzbekistan e il Burkina Faso, e anche se poi aveva perso la finale contro l'Austria, l'Italia aveva comunque vinto la finale del terzo posto contro il Brasile ai rigori. Con questo che voglio dire? Voglio dire che in teoria noi i giovani belli forti ce li abbiamo, il problema però è che non li sappiamo sfruttare. Noi avevamo fatto 2 finali consecutive negli europei Under 17 in Inghilterra e in Irlanda, per esempio, nel 2018 e nel 2019. Il problema è che noi non li facciamo mai giocare con i club, soprattutto in massima serie. Giocano sempre in Serie C, massimo Serie B, quindi ricevono poche opportunità per brillare a favore di giocatori più esperti. E quando poi non li mandiamo in Serie B o in Serie C, vengono mandati all'estero chissà dove, e poi in generale tutti questi giovani finiscono nel dimenticatoio. Ripeto, l'Italia i giovani forti ce li ha, ma dobbiamo saper dare loro fiducia perché altrimenti non si sviluppano e non possono esprimersi al loro massimo potenziale. Basta guardare Francesco Camarda, che possiamo benissimo definirlo un prodigio visto che fa grandissime cose già dall'età di 15 anni. E di giovani talenti in questo campionato di Serie A ce li abbiamo, come Pio Esposito, un giocatore dell'Inter di 20 anni che gioca titolare con una discreta frequenza e che sta mostrando un ottimo rendimento. Ma poi vogliamo paragonare la nazionale di oggi a quella del 2022? Fino al 2023 sapete chi era la punta titolare di questa nazionale? Ciro Immobile, che per 8 anni alla Lazio tra il 2016 e il 2024 era stato un bomber, però con la nazionale non aveva mai fatto niente. Cioè ragazzi, Ciro Immobile era pessimo in nazionale, avrà pure fatto 17 gol in nazionale, ma erano quasi tutti contro le piccole e negli impegni importanti, tra cui quei maledetti spareggi, non è stato mai decisivo quando lo doveva essere. Oggi invece le nostre punte sono Matteo Retegui e Ken, che sono rispettivamente il capocannoniere e vice capocannoniere della scorsa stagione di Serie A. 25 gol per Retegui e 19 per Ken, quindi la nazionale attuale ha un attacco migliore rispetto a 8 anni fa. La nostra difesa è più debole rispetto a quella del 2018 con Buffon, Chiellini, Bonucci eccetera eccetera? Sì, però in porta abbiamo Donnarumma che ha vinto la Champions League con il Paris Saint-Germain. E in nazionale abbiamo degli italiani provenienti dall'Inter che ha raggiunto la finale di Champions 2 volte in 3 anni. Abbiamo Bastoni, abbiamo Di Marco e abbiamo Barella e abbiamo anche Frattesi. Abbiamo anche gente che ha vinto 2 scudetti da protagonisti con il Napoli, ovvero Di Lorenzo e Raspadori. Cioè, noi abbiamo comunque giocatori forti, siamo una nazionale forte. Non è che siamo diventati una banda di pippe.
E poi, siccome la partita contro la Moldavia ha dato alla luce questo falso mito che noi dobbiamo per forza vincere tutte le partite 7-0, 8-0, ditemi voi quando è che l'Italia ha mai vinto un mondiale da protagonista. Nel mondiale del 1982 in Spagna, noi dovevamo affrontare una stampa incredibilmente tossica. Ogni piccola cosa bastava per insultare Bearzot e Paolo Rossi. Addirittura una volta successe che Rossi e Cabrini vennero accusati di essere gay e di avere una relazione omosessuale perché condividevano la camera nel ritiro e dormivano insieme. Cioè, ma che cazzo? Provateci voi a giocare in un ambiente così tossico che vi insulta e che vi diffama continuamente. Non c'è da stupirsi poi che c'è stato il silenzio stampa, perché giocare così, con un ambiente così tossico e una stampa che ti insulta in continuazione, non vai da nessuna parte. E il fatto che hai passato a malapena il girone perché hai fatto più gol del Camerun non conta niente. Queste non sono critiche costruttive, sono critiche distruttive per insultare e diffamare e in modo gratuito, tra l'altro. Il mondiale del 1982 era anche in un periodo particolare. L'Italia infatti veniva dallo scandalo del Totonero e Paolo Rossi, che avrebbe poi preso parte al mondiale, era stato squalificato per 2 anni per questa cosa. All'epoca era un giocatore del Perugia, uno dei club condannati per lo scandalo del Totonero con 5 punti di penalizzazione, e Bearzot lo aveva voluto fortemente al mondiale. Paolo Rossi era stato insultato, eppure l'Italia vinse il mondiale. Paolo Rossi fece 6 reti, di cui una tripletta contro il Brasile in quella fase a gironi in cui l'Italia aveva beccato il Brasile e l'Argentina. Nel mondiale del 2006 in Germania è successa una cosa molto simile. L'Italia era appena uscita dallo scandalo di Calciopoli, ma vince lo stesso il mondiale. L'Italia non era favorita neanche in questo mondiale e per chi rompe le palle sul fatto che dobbiamo vincere tutte le partite 6-0, l'Italia qui vinse contro la Moldavia solo per 0-1 e 2-1 e perse con la Slovenia. Questi erano i risultati contro la Moldavia nel 2004 e lo ha fatto notare persino Gattuso nella conferenza stampa post partita Moldavia-Italia. Non so se per caso avete visto i vecchi forum del 2006, ma nel 2006, all'epoca del mondiale, i nostri tifosi si lamentavano di tutto. I nostri tifosi si lamentavano continuamente di Marcello Lippi e di metà della nostra rosa. Dicevano che Del Piero era una zavorra, che Grosso faceva schifo, che Materazzi era una pippa, che Iaquinta era una pippa e non meritava di essere convocato proprio come Grosso, che Lippi andava esonerato, che Totti non si reggeva in piedi, che lui e De Rossi non facevano altro che picchiare e che insultavano Zaccardo per giorni dopo l'autogol contro gli Stati Uniti. E quello era l'unico gol che avevamo subito nella fase a gironi. Solo un autogol, per il resto nessun gol subito in quella fase a gironi. E parlando poi di Iaquinta e Materazzi, Iaquinta chiuse la partita contro il Ghana che vincemmo 2-0 e Materazzi aprì le marcature nella partita contro la Repubblica Ceca che vincemmo per 0-2. Poi agli ottavi di finale faticammo con l'Australia in cui restammo in 10 e vincemmo solo su calcio di rigore al 95esimo. E chi lo batte questo rigore? Totti. Tu comunque con l'Australia avevi vinto, ma siccome avevi faticato contro l'Australia e avevi vinto solo al 95esimo sul rigore, ovviamente i forum si riempivano di stronzi venuti solo a rompere le palle. Gli stessi stronzetti che rompevano le palle sulle convocazioni perché erano stati convocati Zaccardo e non Panucci, Iaquinta e non Lucarelli e Del Piero anziché Langella. Cioè, l'Angella, ragazzi, seriamente, l'Angella? Ma comunque, in questo mondiale, senza contare i rigori con la Francia, l'Italia subì solo 2 gol. Uno contro gli Stati Uniti, che era autogol, e uno contro la Francia, che però era calcio di rigore di Zidane. Nessuno di questi era su azione diretta, quindi la difesa era molto attenta. Tralasciando questa cosa della difesa, ciò che dico io è vero. Cioè, è vero che il percepito dell'Italia nel 2006 era questa roba qua. E contro la Germania in semifinale, con la Germania che tra l'altro aveva fatto l'arrogante e presuntuosa per tutto il prepartita,
Qui vincemmo con 2 gol allo scadere dei tempi supplementari. E chi segnò questi 2 gol? L'1-2 grosso Del Piero, 2 dei giocatori più bistrattati della nazionale dell'epoca. Siamo onesti ragazzi, noi italiani siamo sempre stati gente scassamaroni. Quando si trattava pure della nazionale, stavamo sempre lì a trovare il pelo dell'uovo e a lamentarci anche se vincevamo una partita al mondiale. Siamo persino capaci di buttare la nostra coerenza nel cesso solo per avere la soddisfazione di avere ragione. Dopo che avevamo vinto per 0-2 contro la Moldavia, cosa che tra l'altro era successa 4 mesi fa, Buffon era stato a un'intervista su DAZN e aveva criticato questa cosa dei tifosi italiani sul fatto che i tifosi italiani sono molto incoerenti. Si lamentano e fischiano la squadra perché vinci per solo 2-0 contro la Moldavia quando nel 2004 avevi vinto 0-1 e 2-1. Poi tu vinci per 5-0 contro l'Estonia, che tra l'altro è stata la prima partita dell'Italia con Gattuso in panchina, e poi hanno la faccia tosta di lamentarsi perché siamo stati per quasi un'ora sullo 0-0. Il miglior attacco non sempre vince il campionato. Negli ultimi 15 anni, per fare un esempio, il Napoli aveva avuto il miglior attacco 2 volte nel 2012-2013 e nel 2016-2017, ma non aveva vinto lo scudetto e in generale nessun trofeo. E poi c'è gente che ha criticato Buffon per questa cosa. Ma ragazzi, ma che vi salta in mente? I tifosi devono essere coerenti. Un tifoso non può tifare solo quando la propria squadra o nazionale fa bene. Non è che devi essere disfattista oppure fare lo sciopero del tifo appena le cose vanno male, altrimenti poi sei un falso tifoso. E come ha detto Buffon, non è che tu solo perché stai 0-0 contro la Moldavia ti metti a fischiare dal 55esimo minuto. Ma Buffon ha ragione tutta la vita. E poi dobbiamo pure smetterla di paragonarci a quelli del 2006, perché ragazzi, come ho detto prima, nei forum durante il mondiale del 2006 si dicevano un sacco di cattiverie nei confronti di Lippi e della nazionale. E adesso vi chiedo, perché Fabio Cannavaro è considerato un top player? Perché Grosso è considerato un top player? Perché Camoranesi è considerato un top player? Perché hanno vinto il mondiale del 2006 e lo stesso vale per Alessandro Del Piero. Oggi Del Piero è considerato un fuoriclasse proprio perché ha vinto il mondiale con l'Italia, ma prima di allora aveva una brutta reputazione tra i tifosi dell'Italia come quello che ci ha fatto perdere l'Europeo del 2000 perché si era mangiato 2 gol contro la Francia in finale e avevamo perso al Golden Goal. E poi non possiamo paragonarci in modo dispregiativo rispetto alle altre squadre. Ragazzi, le altre nazionali stanno crescendo. La Norvegia, con giocatori come Haaland, sta esplodendo. La Turchia era già una buona nazionale, ma di recente sta diventando ancora più forte. La Serbia è un po' inconsistente, però è cresciuta ed è una buona nazionale. E la Georgia negli ultimi anni è cresciuta molto grazie a Kvicha Kvaratskhelia, che abbiamo lanciato in Italia e che ha pure vinto la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain, in cui ha segnato uno dei 5 gol contro l'Inter. Sapete una cosa, ragazzi? Noi tifosi italiani teniamo i complessi di inferiorità, ci demoralizziamo subito non appena qualcosa va male. E in questo momento siamo più o meno come il Belgio tra gli anni 2000 e gli anni 2010. Siamo in un periodo di transizione. Qui potete vedere i risultati del Belgio nei mondiali e negli europei. Nel 1972 ottenne un terzo posto all'europeo e in quello del 1980 raggiunse la finale, ma poi per diverso tempo addirittura non si qualificò per gran parte degli europei. Ai mondiali un po' meglio, come il quarto posto del 1986, però non era una nazionale fortissima e non arrivava quasi mai agli europei. Poi, dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2010 in Sudafrica, cambia tutto. A partire dal 2010 il Belgio diventa molto più forte, perché in nazionale arrivano un sacco di giocatori forti, come Courtois, De Bruyne, Romelu Lukaku che ha vinto lo scudetto con il Napoli da protagonista, i fratelli Eden e Thorgan Hazard, Dembélé e Mertens. Dries Mertens, vi ricordate? A Napoli era esploso da quando aveva iniziato a giocare come punta e il Belgio, infatti, dopo questo fece grandi risultati. Giunse ai quarti di finale nel mondiale del 2014
e in quello in Russia del 2018 vinse la finale del terzo posto contro l'Inghilterra. In quel periodo il Belgio vinse così tante partite ed era in uno stato di forma tale che occupò per 2 volte il primo posto del ranking FIFA, prima per 4 mesi tra il 2015 e il 2016 e poi per 3 anni e mezzo tra il 2018 e il 2022. Eppure, quando affrontammo il Belgio in 2 europei consecutivi, vincemmo entrambe le volte. Prima una vittoria per 0-2 nella fase a gironi dell'Europeo in Francia del 2016. Poi nell'Europeo del 2020 eliminammo il Belgio ai quarti di finale vincendo per 1-2. La nazionale in questo momento mi ricorda la Juventus, perché come sappiamo la Juventus, dopo aver vinto 9 scudetti consecutivi, sta attraversando un periodo decisamente altalenante e questo si nota soprattutto dall'instabilità in panchina, perché successe che Sarri non andava bene, Pirlo non andava bene, l'Allegri bis non andava bene, Thiago Motta non andava bene e non andava bene neanche Tudor. E adesso in panchina c'è Luciano Spalletti. Nel corso degli anni 2020 la Juventus si è molto ridimensionata e questo è chiaro. Negli anni 2010 la Juve era praticamente l'equivalente italiano del Bayern Monaco, dato che aveva dominato la scena italiana per un decennio e aveva vinto 9 scudetti consecutivi. In più aveva anche raggiunto la finale di Champions League per 2 volte in 3 anni, che però purtroppo aveva perso prima contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid. Poi però negli ultimi anni risulta chiaro che la Juventus si è indebolita. Negli ultimi 4 anni, 3 di questi sono state stagioni senza trofei, solo una Coppa Italia, la 15ª, vinta 2 anni fa. Adesso gli juventini, secondo me, devono smettere di pretendere chissà che cosa perché la loro squadra si chiama Juventus. Non è che solo perché sei la Juventus allora vinci per forza. No, non è così. Il periodo di dominio della Juventus è finito e la squadra sta attraversando un periodo di transizione. Solo che in questo periodo di transizione sta facendo molta fatica a ottenere un posto in Champions League. Negli ultimi anni si è visto, e anche adesso. Non solo la Juventus deve contendersi la lotta in Champions League contro la Roma, ma anche contro il miglior Como di sempre che non solo sta 3 punti sopra, ma ha battuto la Juventus sia all'andata che al ritorno. Adesso la Juventus deve accettare di essere una squadra operaia, e secondo me anche l'Italia. Noi non possiamo più permetterci di fare gli spavaldi e gli arroganti perché siamo l'Italia. Gli ultimi mondiali in cui abbiamo superato i gironi erano quelli del 2006 che avevamo vinto, 20 anni fa. Nei mondiali del 2010 e quelli del 2014 non avevamo superato i gironi e addirittura non ci siamo qualificati né ai mondiali in Russia del 2018 né in quelli del 2022. In questo momento l'Italia e la Juventus sono più o meno nella stessa situazione. Una squadra che dopo il loro momento di gloria, oppure nel caso della Juventus, il loro periodo d'oro, entrambe stanno attraversando un periodo di transizione molto altalenante e stanno facendo fatica a consolidarsi tra i top. Ma poi è effettivamente normale che una squadra che attraversa un periodo di transizione tra la vecchia generazione e la nuova generazione di giocatori fa fatica. Probabilmente è questo che ha portato al calo di rendimento della nostra nazionale nel corso degli anni 2010, perché la nostra nazionale era piena di giocatori in età avanzata, però allo stesso tempo i nuovi giocatori che sono arrivati nel corso degli ultimi 10 anni non sono forti come Bonucci, Chiellini, Gattuso, Pirlo, Totti, Luca Toni, eccetera eccetera. Poi sono sicuro che adesso mi direte che visto che non ci siamo qualificati ai mondiali per 2 volte dobbiamo per forza essere disfattisti. No, ragazzi, è vero che noi non dobbiamo fare gli spocchiosi perché noi siamo l'Italia così, però non è che appena le cose vanno male, appena sottoperformiamo, appena andiamo sotto le aspettative, dobbiamo fare i drammatici, i pessimisti e i disfattisti. Avere una giornata no, una partita storta, capita. E a questo mi ricollego anche alle qualificazioni al mondiale guardando i gironi, più precisamente il girone della Germania, il girone A, in cui la Germania aveva beccato la Slovacchia, l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo. Perché dico questo? Perché il 4 settembre, alla prima giornata, la Germania ha perso 2-0 contro la Slovacchia a Bratislava.
Poi però le ha vinte tutte e a novembre poi la Germania aveva vinto per 6-0 contro la Slovacchia. Poi se dobbiamo criticare, possiamo farlo, però ciò che importa del criticare è farlo nel modo giusto. Non è che dobbiamo sempre ogni volta rompere il cazzo quando ci sono le convocazioni o che dobbiamo sempre insultare tutti e chiedere a gran voce le loro teste, soprattutto quelle del CT e del presidente della FIGC, ogni volta che attraversiamo un periodo di difficoltà. Un conto è fare critiche costruttive che ci possono stare, ma le critiche distruttive solo per ottenere visual e dire due stronzate in croce, no! Persino nel mondiale del 2006, in cui avevamo una rosa 3 volte più forte di quella attuale e che tra l'altro avevamo vinto, nemmeno una vittoria bastava per calmare quelli che andavano a rompere il cazzo nei forum, visto che questi, anche quando vincevamo, andavano lì a trovare il pelo nell'uovo e a rompere il cazzo a tutti. Nel mondiale dell'82 la stampa era ancora peggio, insulti costanti, pettegolezzi malevoli sulla vita privata, diffamazioni, accuse di omosessualità. Non si poteva giocare così nell'82. Cioè immaginatevi voi di vedere la nazionale italiana giocare così con una stampa tossica come quella dell'82. Ok, la stampa attuale non si spinge così a tanto, ma comunque con gli insulti e le critiche ci vanno pesante, perché al giorno d'oggi, soprattutto con i social, tutti si improvvisano allenatori, dirigenti, tattici, bla bla bla, e credono di sapere tutto e di avere sempre ragione loro. E queste cose poi mi fanno incazzare, ragazzi, perché io non sono così falso. Io sono stufo di vedere o sentire cattiverie buttate giù solo per avere visibilità. Non c'ho più 12 anni, non c'ho più 13 anni, adesso io ho 23 anni e anche se io non seguo la nazionale così da vicino come i club, io non sono stupido. Poi per carità, se esci o non ti qualifichi per demerito tuo, allora vabbè, come nel caso delle mancate qualificazioni al mondiale in Qatar del 2022. A differenza delle qualificazioni al mondiale del 2018 di cui parlo un po' tra poco, tu non avevi scuse. Tu nel girone avevi la Svizzera, non la Francia, però tu hai pareggiato entrambe le partite contro la Svizzera, hai chiuso il girone al secondo posto con 2 punti sotto gli elvetici e poi, già alla semifinale dei playoff, hai perso in modo beffardo contro la Macedonia. Ma poi se Jorginho avesse segnato uno di quei rigori contro la Svizzera tra andata e ritorno, uno di questi, sarebbe stata tutt'altra storia. L'Italia avrebbe fatto 18 punti, la Svizzera 17, tu avresti vinto una di quelle 2 partite e ti saresti qualificato immediatamente al mondiale. Invece no, Jorginho sbagliò entrambi i calci di rigore contro la Svizzera, uno all'andata e l'altro al ritorno, e successe quello che successe ai playoff. Almeno per le qualificazioni al mondiale del 2018 avevamo la scusa che eravamo stati sfortunati nel sorteggio perché avevamo beccato la Spagna nel girone e siccome eravamo riusciti a strappare solo un pareggio alla Spagna, che poi ha vinto tutte le altre partite tra cui il ritorno contro di noi per 3-0, beh, c'era poco che potevamo farci. Già che tu becchi la Spagna nel girone, già sai che vai a fare i playoff. Soprattutto in questo girone qui, in cui ci sono l'Albania, Israele, la Macedonia e il Liechtenstein, perché praticamente è impossibile che la Spagna perda punti contro questi. Poi vabbè, dopo hai perso lo spareggio contro la Svezia perdendo l'andata per 1-0 e pareggiando il ritorno per 0-0, ma vabbè, così è la vita. Ma comunque ragazzi, questa è la terza volta consecutiva che facciamo gli spareggi. Però adesso dobbiamo stare uniti. Se non riusciamo ad andare al mondiale per la terza volta consecutiva, mi incazzo come una bestia insieme a voi. Ci incazziamo tutti come bestie. Però se avete visto i miei video post partita nel corso degli anni, mi conoscete. Sono sempre stato sincero, schietto, però allo stesso tempo non sono mai stato irrazionale. Se devo sottolineare una cosa, la sottolineo. E anche quando facevo i video sfogo, cercavo sempre di essere il più razionale possibile, dicendo le cose così come stanno. Ed è per questo, ragazzi, che io vi chiedo di restare uniti come tifoseria. Io seguivo il calcio, più precisamente le partite del Napoli, da quando avevo 9 anni e io adesso ne ho 23 e quindi sono più di 13 anni che seguo il calcio. E siccome io sono così esperto riguardo il calcio, già da allora che ero un bambino,
avevo imparato una cosa. Un vero tifoso sostiene la sua squadra del cuore a prescindere. Al di là degli infortuni, al di là dei periodi di calo, al di là delle partite no, al di là dei periodi di calo, al di là di tutto. Chi dice meglio che non andiamo al mondiale perché lì facciamo brutta figura, dice solo stronzate. Perché la brutta figura la fai è come se non ti qualifichi al mondiale. Ci è già successo 2 volte di fila. E i tifosi che si presentano solo per insultare o che vanno allo stadio solo per rompere i coglioni sono dei falsi tifosi, la vergogna della tifoseria. Bisogna essere orgogliosi di tifare l'Italia. E adesso che sto registrando il video, dopodomani, ossia giovedì, affronteremo l'Irlanda del Nord e siccome dobbiamo disputare gli spareggi, dobbiamo tifare. Tifare ma sul serio. Noi dobbiamo sostenere la nazionale e dobbiamo far sentire la nostra voce come un tutt'uno. Dobbiamo tifare e basta. Mi sa che basta. Questo video è durato tantissimo, quasi 2 ore, praticamente una partita intera più i tempi supplementari, ma dovevo sfogarmi, ragazzi. Spero che voi abbiate avuto la pazienza di vedere questo video fin qui e che abbiate capito ciò che voglio dire. Comunque, partita per partita, passo dopo passo, pensiamo a tifare. Dopodomani l'Irlanda del Nord, martedì la potenziale finale contro il Galles o la Bosnia. Dai ragazzi! Con questo il video è finito. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace, dategli hype, cliccate sulla campanellina per non perdervi i miei futuri video, iscrivetevi al canale, Forza Italia e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! A presto!